Shalom a tutti, qui è Deborah Shareliassi in diretta da Gerusalemme. Oggi parleremo di quali elementi deve contenere un buon preventivo di un architetto in modo che sia esaustivo e contenga tutto quello che serve per poterci garantire di avere alla fine dei lavori la casa ideale dei nostri sogni qui in Israele. Allora, in primo luogo il preventivo deve contenere il progetto preliminare, ovvero le prime idee progettuali. Deve contenere il rilievo, la presa delle misure nell'appartamento as is e la presentazione di una serie di schizzi con delle diverse opzioni progettuali. È fondamentale che sia specificato quante opzioni ci vengono fornite. Vi sono architetti che forniscono un'unica opzione, ve ne sono altri che ne forniscono di più. Io di solito ne do sempre o 2 o 3. Questi schizzi possono venire presentati o in 2 dimensioni, ovvero sia in pianta, e a volte anche in alzato, oppure con degli schizzi tridimensionali colorati, con già segnati materiali, che sono più facili da capire per persone che non sono tanto abituate a leggere dei progetti in 2 dimensioni, delle planimetrie in 2 dimensioni. In questa fase è buona norma che l'architetto già ci suggerisca quale materiale utilizzare, quale stile dare all'appartamento. La fase successiva che deve contenere un preventivo è il progetto esecutivo. Il progetto esecutivo viene fatto per un'opzione, per quella prescelta che verrà poi portata avanti fino alla fine. Il progetto esecutivo è fondamentale e non è assolutamente possibile saltare questa fase e costituisce tutti quei disegni, tutti quegli elaborati che vengono consegnati all'impresa in modo che gli operai sappiano esattamente quali lavori fare. Si tratta ad esempio del piano di demolizioni, di costruzioni, delle infrastrutture, del piano elettrico, della progettazione dettagliata di nicchie in cartongesso, di soffitti decorativi, la progettazione dettagliata degli armadi, delle cucine, dei bagni, di eventuali armadi nelle camere da letto. E elemento fondamentale di questo paragrafo è il computo metrico, ovvero sia l'elenco di tutte le opere che dovranno essere realizzate. Questa voce è di fondamentale importanza perché serve per ottenere un preventivo preciso e quanto più vicino alla realtà da parte delle diverse imprese e quindi assolutamente non accettate preventivi che non comprendano il computo metrico e verificate da prima che l'architetto lo sappia fare, perché purtroppo vi sono molti sedicenti architetti o interior designer che saltano questa fase o comunque non sono proprio capaci di farla in maniera completa. Un buon preventivo deve contenere anche la consulenza nella scelta dei diversi materiali, delle finiture, dei pavimenti, le piastrelle, i parquet, i sanitari, i rubinetti, gli armadi, la cucina, ed è fondamentale verificare quante ore di visita nei negozi e nei saloni espositivi l'architetto prevede a livello di preventivo, per non avere poi brutte sorprese dopo e scoprire addirittura che magari queste visite non erano addirittura previste. Siamo arrivati alla fase di direzione dei lavori. Questa fase è di fondamentale importanza, è la fase in cui l'architetto va fisicamente a controllare che l'impresa svolga i lavori secondo quanto lui ha deciso e quanto è scritto nei diversi elaborati del progetto esecutivo. Se il video è stato di vostro gradimento, potete farmi like, potete diffonderlo ai vostri amici tramite Facebook e potete visitare il mio sito e ricevere gratuitamente la guida per realizzare la casa dei vostri sogni qui in Israele. Noi ci vediamo al prossimo film.